Il 28 giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria, e sua moglie Sofia Chotik von Chotkova, in visita ufficiale a Sarajevo, vengono assassinati dal 19enne Gavrilo Princip. Quest'ultimo è un nazionalista bosniaco appartenente alla Giovane Bosnia, organizzazione politico-rivoluzionaria finanziata dalla Mano Nera serba. Proprio la Serbia desidera formare un unico grande Stato che metta sotto una sola bandiera tutti i popoli slavi nei Balcani. L'impero austro-ungarico invia un ultimatum alla Serbia, rea secondo Vienna di aver finanziato l'attentato a Francesco Ferdinando. La Serbia, forte della protezione dell'impero russo, respinge le richieste austriache e prontamente il 28 luglio 1914 riceve la dichiarazione di guerra proprio dall'impero austro-ungarico. Da quel momento si apre una spirale che vede schierati a favore della Serbia i membri della Triplice Intesa, quindi l'impero russo, la Francia con le sue colonie e l'impero britannico, esteso dal Canada all'Oceania. Successivamente si uniranno Giappone, Italia nel 1915, Portogallo e Romania nel 1916, Brasile, Grecia e soprattutto Stati Uniti dopo la caduta dell'impero russo nel 1917. A prendere le parti dell'Austria sono invece Germania e Impero Ottomano e nel 1915 la Bulgaria. I tedeschi, stretti così a occidente dai francesi e ad oriente dai russi, adottano il piano Schlieffen, strategia militare ideata dal generale Alfred von Schlieffen, che consiste nell'attraversamento dei neutrali Belgio e Lussemburgo per raggiungere in breve tempo Parigi e, una volta sconfitti i francesi, concentrare tutte le forze verso est contro l'impero russo. Proprio mentre i tedeschi avanzano verso Parigi, accade però il miracolo. I francesi, che sembrano ormai pronti alla capitolazione, riescono a fermare inaspettatamente gli uomini del Reich nella seconda battaglia della Marna. Il fronte si assesta così sui fiumi Aim e Somme, dove belgi, inglesi e francesi da un lato e tedeschi dall'altro iniziano a trincerarsi. Proprio le trincee saranno per quasi 4 anni le dimore dei soldati coinvolti nella Grande Guerra. Quella che doveva essere una guerra lampo si trasforma in un conflitto di posizione. Sono le 6 del pomeriggio del 22 aprile 1915. Ad Ypres, nelle Fiandre, le truppe coloniali algerine della 45esima divisione e i soldati dell'87esima divisione territoriale francese vengono raggiunti da un'insolita nube di fumo verde e giallastro dall'odore di ananas e pepe. Sebbene non si tratti del primo impiego di agenti chimici in ambito bellico, data la portata e la mortalità dell'attacco, questo evento viene considerato da molti come l'inizio della guerra chimica. Altri tentativi nell'ambito della Grande Guerra furono precedentemente attuati dai francesi attraverso l'uso di gas lacrimogeni e dai tedeschi stessi, con un sistema probabilmente simile sul fronte orientale, ma senza risultati per motivi climatici. Mesi prima dell'attacco di Ypres, il generale in capo alle forze tedesche Erich von Falkenhayn, per cessare lo stallo della guerra, reclama la possibilità di costruire nuove armi in grado di accelerare i tempi per vincere contro il nemico. È il chimico Fritz Haber, premio Nobel per la chimica nel 1918, ad offrire le proprie competenze al Reich. Dopo aver sperimentato il cloro gassoso su cavie da laboratorio, invia sul fronte occidentale la cosiddetta squadra di disinfestazione, composta da farmacisti, chimici e tecnici di laboratorio. I tedeschi nei giorni precedenti sotterrano nelle trincee contenitori di acciaio contenenti cloro gassoso puntati verso il nemico attraverso tubi di piombo che fuoriescono dai parapetti delle trincee e approfittano della direzione favorevole del vento per sferrare l'attacco. L'attacco a sorpresa porta alla morte di circa 5.000 tra francesi e algerini e all'intossicazione di molti altri soldati. I canadesi, inizialmente tenuti in riserva nelle retrovie, avanzano per proteggere il fronte lasciato scoperto dalle truppe franco-algerine, che tentano di fuggire dal terribile attacco. I canadesi escono allo scoperto usando come primitive maschere antigas dei fazzoletti imbevuti di acqua o urina. Il loro sacrificio evita il crollo di Ypres e l'avanzata tedesca,
facendo mantenere intatte le linee del fronte. Nonostante questa terribile aggressione sia condannata da tutti, visti gli espliciti divieti contenuti nelle convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907, tutti i paesi coinvolti nel conflitto cercano da quel momento di utilizzare e perfezionare l'uso del gas. Le fabbriche di ogni nazione coinvolta nel conflitto vengono trasformate per produrre materiale per uso bellico. In particolare, innumerevoli impianti si adeguano alla produzione di armi tossiche. Il 25 settembre del 1915 a Los, in Francia, gli inglesi vendicano l'attacco avvenuto 5 mesi prima ad Ypres, aprendo le valvole di circa 5.500 flaconi contenenti cloro gassoso contro i tedeschi. In questa battaglia però si comprende la dipendenza dal vento nello sferrare attacchi chimici. Infatti parte del gas impiegato dagli inglesi ritorna indietro per via del vento incerto, causando la morte dei soldati britannici. Cosa che avviene anche nelle Alpi Carsiche, dove gli austro-ungarici e gli italiani si danno battaglia. Il 29 giugno 1916, proprio sul Monte San Michele, il settimo corpo d'armata austriaco, per rallentare l'avanzata italiana, opta per un attacco con il gas, utilizzando il fosgene, aumentando così di fatto i livelli di tossicità. Sorge così l'esigenza di trovare nuovi sistemi per emettere gas tossici e difendere al tempo stesso i propri soldati che sferrano l'attacco. Nascono così le granate a gas, che vengono lanciate direttamente dai cannoni e riescono a raggiungere grandi distanze, svincolando di fatto l'attacco chimico da qualsiasi dipendenza meteorologica. In questa nuova forma di guerra, i soldati, per rimanere illesi, mettono dei batuffoli di cotone trattato nelle narici e legano intorno alla bocca un tessuto imbevuto di acqua o di urina. Successivamente si inizia a proteggere gli occhi con degli appositi occhialini e la bocca con un cuscinetto imbevuto di una sostanza chimica in grado di neutralizzare il cloro. Si adottano anche cappucci o maschere in amianto senza alcun risultato. Tutte queste primitive forme di protezione risultano essere inadatte a proteggere i soldati dal gas. Tutti iniziano a brevettare maschere antigas, con l'intento di migliorare la protezione dei soldati scesi in trincea, come la Gummy Mask, utilizzata da tedeschi e austriaci, maschera in caucciù con un filtro di carbone attivo. Gli attacchi, avvenuti tra il 1915 e il 1916, non portano agli effetti sperati. Nessuno infatti riesce ad avanzare, se non di pochi chilometri. Si pensa allora, visto che tutti utilizzano ormai maschere antigas, di innalzare il livello di tossicità dei gas. I francesi lanciano così nelle trincee tedesche granate con il fosgene, che aumenta il pericolo di morte, non solo nel momento dell'attacco, ma anche alcune ore dopo di esso. Ventri gonfi, vomito, dolori al petto, tosse convulsiva sono i sintomi dei soldati che muoiono lentamente anche poche ore dopo l'attacco. È di nuovo a Ypres, però, che si segna un'altra pagina orribile di storia della Grande Guerra. Nella piccola cittadina belga, il 12 luglio 1917, viene utilizzata l'iprite, che prende il nome proprio dalla cittadina belga, detto anche gas mostarda. L'iprite, dotato di proprietà tossiche e vescicatorie, diventa l'arma chimica definitiva, in grado di aggirare il vestiario e di penetrare nell'organismo attraverso l'epidermide. Le maschere antigas pertanto perdono la loro vitale importanza. I soldati nelle trincee inizialmente non manifestano pruriti o dolori, cosa che accade successivamente e che porta alla morte dei combattenti dopo atroci sofferenze. Dal 22 aprile 1915 fino alla fine della guerra avvenuta nel 1918, l'uso di gas tossici porta alla morte di quasi 90.000 soldati e all'intossicazione di oltre 1.200.000 di loro. Molti altri muoiono dopo la fine della guerra,
in tempo di pace. Queste cifre sono ipotetiche, non c'è certezza reale del numero di caduti e feriti per l'uso di gas tossici. Sotto l'aspetto militare, l'utilizzo di armi chimiche non porta a nessun risultato evidente, visto l'immobilismo dei combattenti, trincerati lungo le linee del fronte. Sicuramente però si comprende che la scienza può essere messa al servizio della guerra, e da allora lo spettro delle armi chimiche aleggia in ogni conflitto.